grazie per essere intervenuti e possiamo iniziare. Allora, stiamo nel 2033, viene nominato Papa per la prima volta Celestino VI, un Papa vegano, che quindi dovrebbe avere una particolare attenzione nei confronti del non umano, particolare nel senso che le religioni non hanno, secondo me, necessariamente, le religioni, almeno parliamo del cristianesimo, delle grandi religioni monoteistiche, non hanno alcuna attenzione nei confronti del non umano, secondo me necessariamente, perché il fatto che la religione deve nobilitare l'uomo per renderlo quello che non è altro rispetto alla sua essenza animale, vengono conferite delle particolari attribuzioni all'uomo per nobilitarlo, per elevarlo, per renderlo diverso dagli altri viventi non umani, soprattutto l'anima immortale che determina un salto ontologico con gli altri viventi. La religione non è un evento neutro, nasce come forma per combattere l'angoscia, l'uomo crea Dio per fare fronte all'angoscia che lo avviene. La colpa enorme della religione, non solo della religione, è di contribuire a confermare l'alterità del non umano e tutta la tragedia che ne deriva. Vengono uccisi 150 miliardi di animali all'anno. La responsabilità è della religione, ma è della cultura in generale. La cultura nelle forme strutturate, la letteratura, la filosofia, la scienza, la storia, che pone questo baratro tra l'uomo e gli altri viventi, ma secondo me più ancora della cultura in forma strutturata, la responsabilità maggiore di quello strano fenomeno che viene detto tradizione, che è un depositato di valori, di elementi tramandati, non scritti, quindi non possono nemmeno essere verificati, argomentati, confutati. È qualcosa che permea la vita di tutti noi, rispetto alla quale è molto difficile sottrarsi, soprattutto per le persone meno capaci di forme autonome di giudizio e quindi più soggette al pensiero dominante. Una delle forze precipue, secondo me, della tradizione è il fatto che si fonda anche su elementi inconsci soggetti a rimozione, quindi che tendono a riproporsi in forme alterate, nascoste, modificate, in sostanza come avviene col sogno rispetto ai pensieri del sogno. L'esempio secondo me più clamoroso del fenomeno, di come il fenomeno della tradizione abbia riferimento con quanto stiamo dicendo oggi, è il fatto che il problema principale per gli animali, cioè quello che noi li mangiamo, deriva dal nostro passato cannibalico, che è inaccettabile, viene rimosso ma si ripropone in altra forma. Alcune delle più, a mio giudizio, più tragiche costrutti della cultura dominante, le più inaccettabili per me, è quello dei diritti umani, che è inteso in senso non descrittivo ma valoriale, che pone come unico portatore di diritti l'essere umano. Tutti gli altri viventi no, sono oggetti a propria disposizione. Quindi, di fronte all'orrore della cultura dominante, l'unica possibilità è formulare, io non credo tanto nelle forme autonome di giudizio, tanto il livello mentale dell'uomo modestissimo, quanto nella sua possibilità di avvertire qualche cosa, qualche elemento senziente di sensibilità dentro di sé che gli permetta di provare forme di compassione nei confronti degli altri, e quindi io farei leva soprattutto su queste residue forme di sensibilità
non ancora totalmente stravolte dalla cultura. E io non so quanto potrà fare il qui presente il nuovo Papa Celestino VI, credo che avrà vita breve, credo che lo faranno dimettere, lo elimineranno, lo ammazzeranno, ma secondo me non tanto i vivisettori, i pellicciai, i cacciatori, ma io credo i ben pensanti, la gente normale, comune, quei mentecatti che vedo quando vado al supermercato a comprare le patate, che con il volto vuoto comprano il prosciutto, la mortadella, il volto vuoto, gli occhi inespressivi. Secondo me saranno questi soprattutto con cui qui la sua santità dovrà fare i conti, perché credo che sia intollerabile per loro una presenza che dichiara il rispetto e la dignità di esistenza in vita degli altri esseri viventi. Vedremo come andranno le cose. Adesso lascio la parola al giornalista della CNN che porrà una serie di domande al nuovo Papa. Jack Jones, vero? Sì, così mi chiamo. Buongiorno a tutti, sono il vostro Jack Jones e oggi è domenica 6 marzo 2033 e abbiamo la possibilità di goderci tutti insieme una puntata davvero speciale del mio programma, perché siamo in diretta CNN dalla Città del Vaticano. Voi che mi conoscete o chi mi conosce sa che è la prima volta che mi viene dato il permesso di entrare tra queste mura, che sono pregne di secoli di storia, di tanto mistero, di tanti segreti e di un enorme potere. Sarà il fatto che non sia mai stato accolto tra queste mura forse è dovuto ai miei duri attacchi alla storia sanguinaria della Chiesa Cattolica e della sua Santissima Inquisizione, o forse alla mia dura denuncia alla patologica e criminale e purtroppo assai diffusa pedofilia del clero, oppure alla posizione assurda e antiscientifica, dogmatica e arrogante che la Chiesa Cattolica continua a tenere nei confronti del non umano, o forse per l'ultimo mio libro di successo, che è stato un encomio del pensiero eretico e sulla scorta del pensiero di Simone Weil, l'inno di questo momento magico che nel 1300 un gruppo di persone hanno provato a portare come cambiamento nel mondo e sono state spazzate via dalla Chiesa Cattolica e dalla politica francese. Non so se per tutto questo o per altro ancora, fatto sta che io non sono mai stato benvenuto tra queste mura, almeno fino a oggi, perché 3 mesi fa un po' provocatoriamente, un po' per gioco, un po' per curiosità, ho mandato alla segreteria dello Stato Vaticano una lettera in cui chiedevo di poter intervistare il nuovo Papa e mi aspettavo la solita risposta di chiusura, di rifiuto e di diniego. Invece sorprendentemente il nuovo Papa Celestino VI, detto anche il primo Papa vegano, non solo ha accettato di essere intervistato da me, ma mi ha addirittura chiesto di venire qui nel suo studio personale a tenere questa intervista. Quindi signore e signori, è con somma gratitudine e tanto onore che saluto e vi presento Papa Celestino VI. Cominciamo bene. Allora, Santità, la prima domanda ha un afflato anche un po' personale. Perché ha scelto di concedermi questa intervista e perché ha scelto me perché ho letto il suo libro Limine Mortis e questo libro conteneva delle cose molto interessanti. Il concetto della non anima nel buddismo, che lei sa benissimo, il buddismo nega creatore e anima, che io trovo estremamente affascinante, ma a cui io ovviamente non credo. E le conversazioni angeliche anche, il pezzo che lei ha scritto sulle conversazioni angeliche, che qui molti signori non conoscono, ma sono cose estremamente interessanti che avvengono intorno al 1580, quando il mago della regina Elisabetta visita Rodolfo II, imperatore
dell'impero romano, del Sacro Romano Impero, e si presenta con uno scribe, cioè un uomo che riesce a vedere e a parlare con gli spiriti in una sfera di cristallo, no? Questo lei ha narrato benissimo, no? E la storia appunto è che quando l'imperatore, che è completamente fissato con l'alchimia, con gli spettri, con le cose, con la negromanzia e tutto, quando vede questi due arrivare, John Dee era famosissimo, dice, gli fa un discorso di questo tipo: guardate, se siete venuti qui a prendere in giro, non uscite più con la testa, un discorso del genere. Quindi loro cominciano a fare queste ricerche attraverso il medium Wesley, e siamo brevi qui per raccontarla, ma succintamente è una storia bellissima, e le immagini riflesse da questa sfera di cristallo non sono spiriti angelici come loro si immaginavano, neanche diabolici, ma spiritelli strani che dicono cose assurde, che virtualmente narrano eventi che non avverranno, e lei dice poi giustamente l'oltre è indecifrabile, e quando parla male. L'esempio classico, per esempio, è quello di Creso, che sacrifica 15.000 animali per vincere la battaglia contro Ciro, la perde, e poi va dalle sacerdotesse e gli dice: ma guardate, ho ammazzato 15.000 scannati, 15.000 agnelli, e gli dei non mi hanno dato la vittoria. E loro le dicono: stia buono, lo abbiamo fatto regnare ancora per 3 anni. Così funziona l'oltre, e questo è quello che lei dice nel suo libro. E poi, per ultima cosa, il discorso del Gesù vegano, che io non condivido assolutamente con lei, perché io non ci credo assolutamente nel Gesù vegano. Andiamo avanti. Va bene, allora, perché ha scelto il nome di Celestino VI? Allora, io ho sempre ammirato una serie di papi: Gregorio VII, Celestino V, Adriano VI, Marcello II, Bergoglio, abbastanza ammirato, e Papa Luciani. Io ho sempre pensato che Papa Luciani sarebbe stato un gran papa, ma Celestino V è il papa della sconfitta, cioè della sconfitta della mistica contro il potere temporale, e per questo ho preso quel nome, che io trovo è un santo magnifico, Celestino V. Un grande esempio, sì. Condivido. Questa è una domanda inevitabile che devo farle. Ci può spiegare il suo itinerario verso il veganesimo, come è arrivata a questa decisione? Mi deve perdonare, io ho preso delle note, certo, perché la mia età non mi permette molto. Allora, io avevo un padre cacciatore che si presentava sempre a casa con tutti questi animaletti morti, e io ci stavo male. Guardi, io sono uno di quei tipi che se vede un verme per terra lo raccoglie, no? Come dice Schweitzer, sono un ammiratore di Schweitzer, anche se protestante. E niente, e poi c'era una zia particolare che mi colpiva, mi lasciava veramente il segno. Questa zia era una zia di sinistra, estrema sinistra, no? Che si soffriva moltissimo per gli emigranti, la povertà e tutto, però poi andava impellicciata a vedere lo scannamento del maiale, che io trovavo una cosa orrenda da giovane. Vedere quelle cose è veramente una cosa, l'urla del maiale è una cosa che non sopportavo. Ho visto tante cose, ma quello che non mi sono mai chiesto io come religioso era questo: immaginare un santo, diciamo così, che si lacera e si colpisce, e nella cantina del monastero c'è un maiale intrappolato nel ferro che non può muoversi, deve solo ingrassare. E io ho visto queste cose, mi hanno colpito così profondamente che ho fatto le mie scelte. Ma la scelta principale l'ho fatta attraverso un sacerdote, Luigi Gozzoli, che ora è morto. E nel seminario questo sacerdote mi disse di Ovidio, Empedocle, Pitagora, Teofrasto, Apollonio di Tiana, i grandi pagani che amavano gli animali e li difendevano, d'accordo? E questo mi toccò moltissimo, mi segnò, e mi regalò questo libro, vedete? Il libro Buddha di Carlo Coccioli, e lo lessi e ne rimasi colpito, principalmente per una cosa. Studiavo filosofia allora. Lessi che Bentham
nel 1800, faccia attenzione a questo, era arrivato a una conclusione, cioè a tutta questa filosofia che c'era stata nel mondo, macinata e rimacinata, alla fine era venuta fuori con la domanda classica: ma gli animali soffrono? Cioè erano arrivati nel 1800, Schopenhauer stesso, che è stato sempre un grande difensore degli animali, mangiava carne anche lui, e Bentham lo stesso, perché la bistecca non si poteva toccare. E poi, studiando le cose che mi aveva passato allora Luigi Gozzoli, scoprì Mahavira, il fondatore del jainismo, che incredibilmente molti animalisti non conoscono tuttora, che è per me è una cosa stupenda. Mahavira viveva nel 530 circa, ai tempi di Buddha, nel grande periodo asiatico, cioè quando c'era Lao Tzu, i grandi presocratici, tutti quei grandi uomini che stavano emergendo nella storia del pensiero. Ma la cosa che mi colpì più di ogni altra cosa è che Mahavira, cioè 530 anni prima di Cristo, Bentham 1800, siamo 2500 anni, dice: è un momento ragazzi, guardate che io non sono stato l'unico, ci sono stati 24 costruttori dei ponti che dicevano esattamente le stesse cose che dicevo io, cioè precipiti indietro, magari quando emergeva la Bibbia, no? E a quel punto, insomma, dice, c'erano 24 persone prima di me che hanno predicato l'assoluto rispetto verso gli animali. Cioè il jainismo è la religione per eccellenza. Le dico una cosa: se non fossi cattolico e non avessi avuto l'esperienza che ho avuto, che mi ha fatto diventare quello che sono, io probabilmente sarei jainista o buddista. Questa è la realtà. E queste sono, insomma, glielo dico brevemente. Poi lessi i libri di Ceronetti, dell'Ortese, di Malaparte, e rimasi profondamente colpito da tutto questo. Questo è come cioè, se glielo dovessi raccontare tutto ci stiamo qui tutta la notte, quindi le cose che mi ha detto sono già molto efficaci nel raccontare questa grande presa di coscienza dentro di lei. A questa presa di coscienza però c'è stata una notevole reazione da parte della curia riformata, giusto? Sì. Ma lei sa da che parte viene questo? Generalmente dagli americani, dai polacchi, dai cardinali. Hanno fatto la guerra a Bergoglio, l'hanno fatto al Papa filippino e logicamente l'hanno fatta a me. Io non so cosa è avvenuto nel conclave, ma io so che c'è stata una guerra e molto dipendeva dal fatto che io avevo detto apertamente che ero vegano. E devo dire che in quest'anno, nel 2033, le cose sono cambiate, non so più come un tempo, anche la Chiesa sta cambiando. E quindi, avendo accettato me, e vorrei dire che a quelli che pensano che mi faranno fuori è meglio che se lo scordano, perché io non sono Papa Luciani, sono un po' più duro di Papa Luciani, così sono andate le cose e io penso di andare avanti in quella direzione. Magari sarò una minoranza all'interno della Chiesa, ma la Chiesa alla fine dovrà, se non totalmente, in parte cambiare. Non possiamo continuare con Padre Pio nel negozio dei macellai, capisce, no? Sono assolutamente d'accordo con lei e confido che la sua forza la porti avanti a lungo. E le volevo chiedere, rispetto a quello che mi ha detto, io mi ricordo di quando lei, ancora non credo fosse cardinale, lesse che Papa Francesco voleva fare da bambino il macellaio e quella è stata una delle prime volte in cui in pubblico, insomma, pubblicamente si è esposto con un articolo sulla rivista dei Gesuiti. Esatto. Rispetto a quel momento ci sono stati grossi cambiamenti dentro o si sente ancora così? Non totali, ma i cambiamenti ci sono stati. Sì, mi colpì il fatto che il Papa disse questo. Un Papa che era completamente aperto verso la difesa del pianeta, era a favore dei poveri, è stato un grande Papa, però io non riuscivo a capire questo. Ma poi se uno sa, gli argentini, prima viene il calcio, poi la carne, poi Dio, questa è la tradizione. Mi verrebbe da domandare come si ritiene? Un vegano totale, un mezzo vegano? Come sono un vegano totale solamente quando viaggio, non lo sono, divento vegetariano, perché se vado in un monastero mi offrono una cena, non è che chiedo se c'è l'uovo nella pasta, quindi cerco di esserlo al massimo. Guardi che di vegani totali io ne ho conosciuti pochi. Siamo nel 2033.
Ormai c'è un mondo completamente nuovo, ci sono preti sposati, donne sacerdote, tutto è cambiato negli ultimi anni, ma appena difendiamo gli animali, nella sua Chiesa si scatenano reazioni incomprensibili. Secondo lei perché? Gran parte è dovuta alla Sacra Scrittura, che la Sacra Scrittura ha posto dei paletti che sono molto però non è che uno possa sempre seguire quello che è stato scritto, le cose cambiano, no? Vuole un esempio classico di un grande cambiamento che io leggevo giorni fa? Pensi a questo. Aristarco, 300 anni prima di Cristo, diceva che la Terra era rotonda ed era sospesa nel vuoto, giusto? I cinesi, grandi astronomi, veramente grandi astronomi, pensavano che la Terra fosse piatta. Arriva Matteo Ricci, penso che morì nel 1610, diciamo 1580, e spiega ai cinesi che non è così. I cinesi accettano questo, accettano questa nuova verità, dopo che per millenni hanno creduto alla Terra piatta. Non è che l'hanno bruciato come Giordano Bruno o gli hanno fatto la vita difficile come Galileo. Le cose cambiano, bisogna accettare i cambiamenti. Sono d'accordo con lei e confido che abbia ragione nella sua fiducia nell'uomo e nella capacità di accettare i cambiamenti. L'uomo cambia, scusi, Sì, non siamo mica più ai tempi dei Romani che c'erano gli schiavi. Per fortuna, anche la schiavitù è cambiata. Senti questo, il problema è che la normalità è fatta in una certa maniera, d'accordo? Lei pensi, la normalità ai tempi dei grandi filosofi come Socrate, Aristotele, Platone, accettavano la schiavitù come una cosa normalissima. E che facciamo? Andiamo a zappare la terra, ci devono stare gli schiavi, che facciamo? Questi discorsi qua ragionavano così. Noti bene che i sofisti, tanto odiati, erano invece contro la schiavitù. La normalità è questa. Sa cos'è la normalità? È quella del padre tedesco che dice al giovane: è vero che stanno ammazzando gli ebrei, che stanno cucinando, però pensa che gli SS fanno un lavoro sporco per il bene della Germania. La normalità è fatta così. La normalità è anche la signora che dà da mangiare al bambino e il bambino magari dice no, non la voglio la carne, eccetera. Lei dice ma no, l'agnellino quando è morto sorrideva, era felice che venivano. Oppure dei monaci che trovano il cinghiale davanti alla porta del monastero e dicono Dio ce l'ha messi lì davanti e poi gli sparano. Hai capito? Ho capito e condivido. Lei, volevo chiederle, lei, come ha detto, è molto interessato al buddismo e al jainismo, lo ha accennato già prima. Ha scritto un bellissimo testo su Mahamira e vorrei capire che cosa, secondo lei, la religione cattolica deve prendere da queste tradizioni, a prescindere dall'aspetto semplicemente quindi l'ampliamento della compassione. Quello che diceva Francesco, no? Il rispetto verso tutte le cose ancora più ampliato, no? Perché l'orizzonte della compassione. La compassione è aperta verso tutte le cose, il rispetto massimo, non per tutti gli esseri senzienti, perché logicamente non puoi, ti devi difendere dalla tigre che ti attacca o dall'insetto che ti punge o roba del genere. Questo è il discorso che fanno le volte i vegani, che tutto va rispettato e sballato, dipende dalla situazione logicamente. Se io sono un pastore e una tigre attacca il mio gregge mi devo difendere, ma se la tigre non mi attacca io la lascio vivere in pace, perché questa è la realtà. Questa è la vera compassione. Tuttavia Schweitzer è stato un grande maestro su questo e va assolutamente... Sapeva curare gli uomini e gli animali. Esattamente, leprosi e cani randagi. Quella è l'armonia verso cui speriamo di poter andare. Mi viene da chiederle una domanda che probabilmente è cruciale, allora, dal punto di vista della tradizione cattolica. Santità, secondo lei gli animali hanno quindi un'anima? Ecco, qui mi sta creando dei problemi grossi, lei lo capisce. Io penso di sì. Penso che tutte le cose ritornano, cioè, come immagino che ci sia un assoluto che si inframmenta in miriadi di piccole parti, eccetera, e poi tutte queste piccole parti ritornano. Alcune no, ma la grande parte rientra in questo grande... È una visione molto orientale e anche molto neoplatonica. Beh, anche
Ratzinger ha abolito lo sa cosa ha abolito Ratzinger? Il Lingu, no? Esatto. E quando Scalfari ha intervistato Bergoglio sull'inferno, lui ha detto non è che c'è l'inferno, c'è la dissoluzione, cioè Hitler una volta morto svanisce nel nulla, gli altri che hanno fatto una vita, quindi svanisce il male e resta il bene. esatto, all'incirca è questo che dice lui. Ma mi faccia dire una cosa, certo. Sa, io ho grande ammirazione per il buddismo e i maestri zen per una ragione. Lei sa che quando Vacchagotta, il grande saggio, andava dal Buddha e gli chiedeva ma che succede qui quando moriamo? Viviamo, l'universo è infinito, che cosa accade? Eccetera. Buddha non rispondeva, Vacchagotta si incazzava come una bestia e se ne andava, era bellissima sta scena, no? E più volte l'hanno ripetuto. E ho assistito una volta a San Francisco alle domande fatte a un maestro zen, al quale gli domandavano ma c'è la reincarnazione, c'è questo e quest'altro, e lui diceva guardi non glielo so dire perché io non ho mai visto nessuno ritornare da lì, capito? Forse noi dovremmo riguardo il paradiso, inferno e tutte cose essere più silenziosi e cercare di dare una risposta, perché nessuno sa esattamente cosa accade, ma logicamente io penso che c'è un'altra vita. Immagino che il quarto Papa lei lo pensa? Io credo di sì. Bene. Che esista una realtà più vasta. Quello che volevo chiederle in base a quello che mi ha appena detto allora è, lei è molto, ha sempre detto che ammira molto Nicola Cusano, no? E diceva che una comprensione, e lui diceva che una comprensione profonda della divinità non era possibile, quindi ricalca un po' quello che sta dicendo. Ed è forse addirittura ridicola, perché l'intelletto umano, dobbiamo prenderne atto, non può accedere alla verità ultima. Quindi lei è d'accordo con Cusano e, se mi permette, considerando quello che gli scienziati ultimamente stanno scoprendo, teorizzando riguardo il multiverso, qual è la sua visione possibile di un Dio nel futuro? Allora, il multiverso è un concetto stravolgente, una cosa che io quando l'ho studiato è stata una cosa che mi ha colpito, cioè questo immenso universo che sta espandendo e molto probabilmente poi finirà. Non è che c'è solo questo universo, il multiverso è che ci sono una serie di universi, cioè questa immensità è centuplicata, e questa è una cosa che fa. Alcuni universi sono strutturati in maniera che la vita ci possa essere la vita, altri invece sono come le lampadine fulminate. Ecco, immagini una cosa dove ci stanno 100 lampadine, alcune funzionano e altre no, ma è una cosa così immensa che se uno pensa che le regioni monoteiste sono state costruite pensando che la Terra era il centro dell'universo e magari anche piatta o roba del genere, ed ora siamo davanti a una cosa del genere, di quello che stiamo scoprendo, evidentemente l'immagine che abbiamo di Dio deve cambiare, totalmente deve cambiare, ma senza rigettare completamente quello che abbiamo sempre creduto, ma dobbiamo evolverla quest'idea. Okay. Riguardo a questo mi viene subito da porre una domanda che forse a tanti non può anche non interessare, ma al dogma cattolico credo che interessi e come. E accettando l'idea di questa molteplicità di universi, come ha appena spiegato, com'è possibile immaginare o immaginarsi l'incarnazione di Gesù in altri mondi? Ok, ci saranno mondi sicuramente, perché lei sa il numero delle galassie, c'è un numero, miliardi di galassie, miliardi di stelle, quindi sicuramente ci sarà qualche pianeta sarà posizionato nella maniera giusta, io penso molti. Alcuni di questi pianeti, la specie dominante in questo pianeta dipende che livello di tecnologia e conoscenza ha raggiunto, d'accordo? Lei sa che molti di questi specie dominanti in questi pianeti spesso immagino svaniranno, perché la tecnologia è così potente che si autodistruggono. Guardate le armi nucleari che esistono in questo pianeta, potremmo svanire da un momento all'altro.
Dio si presenterà in quel lontano pianeta sotto altre forme. Non è che deve essere un palestinese del tempo di Gesù, non credo proprio. Quindi direi ci sono 1000 strade, 1000 sentieri. Gli induisti direbbero infiniti avatar. Bravo. Beh, non lo so, gli avatar non è... Loro così. Saltiamo il Gesù vegano o lei lo vuole affrontare questo? No, so che lei non ritiene che non sia una cosa fattibile. Io che sono molto agnostico e che non ho la stessa fiducia sua nella storia, credo che la storia sia una serie di nozioni elencate dai prepotenti, e quindi credo che molte cose vengano tagliate fuori dalla storia. Ci sono negli ultimi anni, sono emersi tanti documenti che attestano che non Gesù, perché nessuno può sapere che cavolo fosse Gesù, se fosse neanche esistito, ci sono tanti che ne dubitano, ma sicuramente i primi cristiani, i proto-cristiani, moltissimi erano vegetariani, e la Chiesa cattolica, una volta diventata Chiesa di Roma, è stata sottoposta a molti filtri per evitare che questa tradizione, che secondo la Roma era inopportuna, perché Nerone ha inventato i macelli, quindi si può capire che Roma non aveva nessuna intenzione di limitare la violenza, o aveva una visione di non violenza rispetto alla vita. Quindi questa è stata una delle prime cose che è stata tarpata, o ci sono documenti che attestano che i diaconi venivano espulsi. Quindi questo, poi quello che fosse Gesù ne trovo assolutamente assurde. Io penso che i Vangeli gnostici del secondo secolo erano un po' come le fake news del nostro tempo. E io credo che la storia del nostro tempo sia piena di fake news come la storia del perché poi questi Vangeli gnostici, lo sa che cosa pensavano del Dio creatore? Lei lo sa quello che... I Vangeli gnostici sono tanti. No, cioè il Vangelo, lo gnosticismo negava il Dio creatore, cioè lava il Dio di Gesù, il padre di Gesù. Diceva che quello era un demiurgo pasticcione e che c'era il vero Dio era oltre questo. Loro pensavano che il Dio a cui si ispirasse Gesù era un altro Dio e non era il Dio della Bibbia. Ma non è così, perché Gesù era un ebreo. Non voglio entrare in polemica col Santo Padre. Non voglio entrare in polemica col Santo Padre. Invece voglio domandare una cosa che mi preme. Ci sono molti che teorizzano che il blocco, l'incomprensione, la chiusura, la censura verso il mondo animale sia dovuto alle sacre scritture, e che le 3 grandi religioni monoteiste attraverso le sacre scritture siano state micidiali verso il non umano. Cosa pensa lei a riguardo, anche considerando che il Tempio di Salomone era un macello a cielo aperto? Allora, il Tempio dove avveniva quello che era una multinazionale della carne, cominciò dal 515 prima di Cristo e andò avanti fino a quando i Romani invasero, d'accordo? E fino al giorno che le mura cadevano, sacrificavano. Quello che a me faceva orrore, ora lei capisce come Papa, però da giovane io ero terrorizzato da quest'idea, e l'idea era questa: il Sancta Sanctorum, cioè il punto dove la casa di Dio, era a pochi metri da dove avvenivano i cose, e questi sacerdoti avevano i piedi immersi nel sangue di questi animali che scorrevano. Logicamente i vegani, che sono estremamente attenti a queste cose, vogliono salvare quello che è salvabile del cristianesimo sotto l'aspetto religioso. Adesso dicendo, tirano fuori sempre, lei lo sa, Osea, Mica, Geremia, che dicevano a un certo punto: guardate che Dio non vuole il sangue dei capretti o queste cose, cioè 4-5 affermazioni, ma la verità è che nel 1400, se lei legge Esodo, Numeri e altri, viene spiegato esattamente come devono essere macellati gli animali. E non solo gli animali, perché non solo, Deuteronomio parla dell'uccisione di uomini, donne, bambini, tutto. E le volevo chiedere una cosa che mi ha molto colpito rispetto... No, scusi, non ho finito questo. Prego. Allora, nel 70 d.C. i Romani invadono, no? Sì. Poi
ristabiliscono i sacrifici regolarmente, e nel 170 c'è la distruzione totale di Gerusalemme e questo smettono. Ma molti ebrei vorrebbero ripristinare quelli ortodossi. Io questo è una cosa che io trovo estremamente sconcertante, il minimo che posso dire. Ma questa è stata il Tempio era una macelleria totale. È così. Una cosa che mi ha molto colpito dei suoi scritti giovanili è stato un racconto che lei cita di Al-Ghazali, che era un grande teologo e poeta mistico, che ha reintrodotto il sufismo dentro all'Islam. E lui racconta di quando Dio fece l'uomo, impose agli angeli, dice, di prostrarsi davanti a questa sua nuova creatura. E lui dice che l'unico che si rifiutò di farlo fu il demonio, il diavolo, l'angelo che poi che consideriamo decaduto. E Al-Ghazali dice che in realtà il diavolo avesse ragione, perché secondo la logica del diavolo Dio aveva fatto un test sugli angeli, perché in realtà nel creato l'unico a cui ci si può prostrare è il creatore, non certo altre creature. E questo mi era molto piaciuto perché ci vedo una critica dell'antropocentrismo umano, che invece ancora oggi è ancora molto forte. E la stessa cosa mi ha colpito quando, siccome so che lei ha studiato arte, ha scritto un testo su Hieronymus Bosch, dove nel suo scritto racconta la storia di Buzzati e del suo incontro con Van Teller. Dividiamo le due cose. Allora, lei è un mascalzone, è andato a cercare nelle cose che scrivevo da giovane. Mi sono andato a informare. E io ero giovanissimo quando ho scritto queste cose. Allora, la prima domanda qual era? Era su questa storia di Al-Ghazali che... Allora, io avevo scritto che dopo aver visto un uomo, penso che era il Canada, ammazzare le piccole foghe a bastonate e poi andare a casa e vedere la partita di hockey, avere il bambino sulle spalle, dice che l'ho fatto per lavoro, tutto questo, mi era venuto un tale odio per la specie che avevo scritto che Al-Ghazali che il diavolo aveva ragione a dire quelle cose, quello che ho scritto. L'altra storia di Bosch è questa, anche questa è una cosa giovanile che ho scritto, cioè all'incirca è questa. È una storia di Buzzati, no? Che mi aveva molto colpita allora. Un signore va a Hertogenbosch, non so se c'è mai stato, dove è nato Hieronymus Bosch, che dipinge questi incredibili quadri con i mostri dell'inferno, eccetera. Lei lo definisce uno dei primi surrealisti, sono d'accordo con lei. E scusi, questo signore bussa a una porta dove gli sta detto: guardi che se lei va lì, gli dicono, c'è un esperto veramente profondamente conoscitore di Bosch, le dirà tutto. E appare una signora olandese e dice: guardi, se lei va in quel parco c'è un signore seduto in un angolo, il nome è Fanteller, parli con lui. E Fanteller disse nella storia di Buzzati a questo signore che faceva la ricerca: vede questi signori che camminano, queste signore, questa è l'apparenza, ma l'essenza è come la dipinge Bosch. Ha capito? Ma io l'ho scritto molto tempo fa. Infatti è una visione un po' pessimista per un Papa, sì. Però dall'altro lato io so che lei ha un'idea molto vicina all'apocatastasis di Origene, e questo un pochino la salva da quel pessimismo giovanile, cioè il perdono finale di tutti, incluso il demonio, e lo svuotamento assoluto dell'inferno. Questo però va contro le scritture, ma lei sembra sostenere con forza. Io non proprio con forza, ho parlato di questo, che un Dio misericordioso alla fine perdonerà tutti. Anche Hitler, dopo che ha fatto 3.000 anni di inferno o roba del genere, ma secondo la tesi di Bergoglio, questi svaniscono, coloro che hanno fatto il male svanisce e quindi non c'è. Ma questo sì, l'ho pensato. A me mi ha sempre colpito questa idea dell'apocatastasis di Origene, perché è una forma di misericordia infinita che alla fine
dopo tutto questo casino che è stato il creato, tutte queste sofferenze, alla fine ritorniamo tutti in pace, sono passati anni, roba del genere. Mi colpiva molto questo concetto di origine. Mi piace molto e fa molto onore alla sua enorme compassione. Arrivo a un punto che è un punto dolente per la nostra contemporaneità, perché l'intelligenza artificiale sta arrivando a dei vertici impensabili fino a decenni fa, e abbiamo visto come le capacità di imitare e spesso surclassare l'intelligenza umana siano ormai evidenti. E inoltre, e questo preoccupa molti, inoltre i robot da molti anni ormai lavorano per gli uomini, però la disuguaglianza a livello mondiale non è calata per niente. L'altro anno, nel 2032, un robot estremamente avanzato diceva: non fatemi morire perché io voglio mantenere la coscienza è l'anima per me. Beh, francamente io non penso questo, non posso pensarlo, però devo dire che io ho sempre provato, anche da giovane, una grande compassione anche per le cose inanimate, e quindi, capisce? Cioè, come dice Heidegger, io l'albero non lo vedo come qualcosa che per farci tavoli, lo vedo come una cosa viva. E la stessa cosa un bue non è qualcosa che fatta di bistecche, di carne, di roba, è un essere vivente, e l'ho sempre visto così, e mi meraviglio, glielo ripeto per l'ultima volta, che al conclave io sono stato eletto, ma stia sicuro che nessuno mi fa fuori a me. Io sono più meravigliato di lei, devo dire. Vabbè, che l'hanno eletto. Sapessi quanti sono, io sono meravigliato. Sempre rispetto al polso della situazione di questo momento, si dice che molti bambini siano stati clonati, e allora di sicuro sono stati clonati un'enorme quantità di animali. E allora mi viene da domandarle: ma questi bambini clonati, un po' mi ha già risposto, però andiamo nello specifico. Mi risponda lei su questo, perché è una cosa estremamente imbarazzante. Lei pensa che il bambino clonato dai cinesi pochi anni fa ha un'anima? Io ho una visione molto legata a quella che è l'anima mundi, e quindi come lei ho una percezione della coscienza che si estende un po' ovunque. Quindi penso che in gradazioni diverse, in forme diverse, la coscienza appartenga a ogni cosa. Erich Bohm a un certo punto, studiando le particelle infinitesime nella fisica quantistica, a un certo punto ha detto: ma queste particelle devono essere consapevoli. Quando ha detto così l'hanno estromesso dagli ambienti accademici, però lui era arrivato ad avere questa percezione. Io sono un po' così come lei, e sento che se esiste un'anima deve esistere un po' dappertutto. Ma a quel punto dovrebbe riconoscere che la coscienza è l'anima, ma lei non lo riconosce questo? Beh, io credo che no, la scusi, consapevolezza... Se lei crea la coscienza in un robot, d'accordo? Crea la coscienza, e quella non è l'anima, giusto o no? Le persone portano a creare una razionalità, poi con questi sistemi sempre più di autoproduzione di sé, queste macchine stanno arrivando ad avere un principio di autocoscienza, quindi probabilmente in futuro ci dovremo porre anche questa cosa. Forse sicuramente andranno rispettate pure loro alla fine. Esatto. Certo. Credo che comunque un principio di gentilezza nella vita sarebbe quello che salverebbe tutti. Beh sì. Che cosa pensa di questa tensione al prolungamento della vita che ormai con 1000 modi diversi sta inondando la nostra umanità, e la ricerca dell'immortalità fisica ad ogni costo? Penso che un buon cristiano dovrebbe accettare la mortalità, perché evidentemente pensa che c'è un'altra vita dopo, no? Per ciò che riguarda un ateo, penso che dovrebbe accettare comunque la mortalità come qualcosa che è parte del gioco, della vita. Quindi, non so, ormai il grande scopo della normalità umana è quello di apparire 10 anni più giovani. Veramente non riesco a seguirle queste cose, sono sincero. La ringrazio. Si dice,
almeno in alcuni ambienti gira questa voce, che si sia vicini ad elaborare una macchina del tempo e che forse sarà possibile inviare qualcuno a ritroso per farlo prendere parte a fasi della storia molto importanti. Nel nostro caso potremmo immaginare che questo qualcuno vada a vedere la fase finale della vita di Gesù. Se questo ipotetico inviato dovesse scoprire che non c'è stata la resurrezione, che è il corpo di Cristo, come molti pensano, è stato in realtà trafugato dai discepoli, lei perderebbe la fede oppure no? Sceglierei la via di molti teologi protestanti che negano resurrezione e miracolismo e dicono accettiamo solo la predicazione di Gesù, la predicazione nel senso del messaggio, ama tutti gli altri come te stesso. Solamente la estenderei anche agli animali, tanto per essere chiaro, e alle piante, agli alberi, per l'amore di Dio, non dimentichiamo gli alberi. Passare dall'antropocentrismo al biocentrismo. Certo. Nel 2028, quindi da pochi anni, abbiamo visto finalmente nascere un vero movimento animalista. Lo aspettavamo da tanto e finalmente è arrivato. È un movimento animalista, ambientalista e progressista a livello mondiale e trasversale a tutte le nazioni e a tutte le politiche. Abbiamo visto cambiamenti epocali e il vegetarianismo e il veganesimo crescere vertiginosamente. E chiedo, e ci torno perché mi ha già risposto, ma è davvero una cosa che mi rende perplesso. Com'è possibile che ancora ci siano così tanti settori della sua Chiesa che ignorano questo movimento e questo cambiamento che invece è in atto? Non solo lo ignorano, lo combattono. Il cambiamento, lei dice, quale cambiamento esattamente? Beh, questa sensibilità rispetto all'ambiente, rispetto agli animali, è questa fissazione con l'uomo, cioè che è la centralità di tutto, invece è assolutamente falso questo. L'uomo si deve relazionare verso gli altri esseri come un fratello, non come un tiranno oppressore. Come siamo sempre stati e come ora stiamo cambiando in questi anni ultimi. Non sa quanto piacere mi fa sentirlo per dire da un Papa. Infine, Santità, le faccio una provocazione. Avete chiesto, in quanto Chiesa Cattolica, scusa a tutti, a Galileo, ai catari, ai gay, ai protestanti. Quando, mi domando, chiederete scusa ufficialmente agli animali, alle foreste fruscianti, agli abitanti degli oceani, all'aria? Quando vi metterete in ginocchio e lacrimando chiederete scusa per tutto quello che avete permesso? Quando vi cospargerete la testa con un po' di cenere davanti a un cane Io randagio? lo faccio adesso, spargere la cenere sulla mia pelata davanti a un cane randagio malato. Grazie. Lo faccio adesso. Grazie. Lei in gioventù ha giustificato la guerra giusta in casi estremi e ha scritto che l'unica forma di violenza ammessa è quella dell'oppresso contro l'oppressore. Ha scritto che Gandhi con il nazismo non sarebbe sopravvissuto che pochi giorni e che davanti allo sterminio degli elefanti che recentemente si sta svolgendo, questi elefanti vadano difesi ad ogni costo. Ci può sì, questa è anche sono cose giovani, tuttavia le condivido. Allora, scrissi questo durante un dibattito tra cristiani, no? Sentii una persona che disse no, bisogna sempre trattare con tutti. Io chiesi a questo cristiano, ma con Hitler che cosa avresti fatto? E lui disse, io avrei trattato. E queste sono cose idiote, no? Sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Io penso che se uno applica quello che Gesù veramente dice, cioè che devi accettare tutto e non reagire, questo è il vero cristianesimo. Io non c'è dubbio su questo, che il vero cristianesimo è pacifista totale. Però lo Stato islamico sarebbe arrivato fino a Roma e avremmo la mezzaluna su San Pietro.
e tutte le sofferenze che sarebbero. Si ricordi che Agostino, quando i vandali erano a Ippona, non è che ha detto aprite le porte e buonanotte, si sono difesi. Io penso che davanti all'estrema oppressione è giusto difendersi, è una cosa sacrosanta. Forse non è cristiana, sicuramente non è cristiana, ma va fatta. Anche Gandhi diceva quello che diceva. Gandhi con i tedeschi sarebbe durato 5 minuti, finiva diritto a 3 diceva Gli inglesi erano... l'auspicio era la non violenza, ma che però nel mondo delle volte... No, avrebbe sicuramente... ha difeso l'ultima guerra, non è che è stato totalmente contrario, ma sto dicendo con gli inglesi era una cosa, con i tedeschi era un'altra. Dissi che era in Germania non che me l'auguro, cerchi di capire. No, ho capito. Santità ha risposto a tutte le mie domande, mi ha gratificato il cuore con le sue risposte. Se ha qualcos'altro da dire per concludere, forse una cosa che non ho accennato è che nel cristianesimo ci sono stati molti santi vegetariani e vegani e innegabili, tanti, che però uno dei più recenti è Filippo Neri. Sì, ma l'oppressione della Chiesa in questo senso non l'ha lasciati germogliare, no. Anche se molti rifiutavano la carne più per punirsi che per... però ad esempio non è che Filippo Neri racconta di aver visto in una sua visione mistica un Cristo che gli dice di non mangiare più la carne. Ecco, sarebbe bello che qualche Madonna piangente apparisse e dicesse lo la stesso, stessa cosa. ma non Per succede. adesso ci accontentiamo di un Papa. Sì. Io la ringrazio infinitamente per l'intervista concessami, che è stata una sorpresa e le devo dire che è stato un vero onore, quindi la ringrazio e la saluto. La ringrazio e ho ammirato moltissimo il suo libro, quindi grazie. Avete qualche domanda, commento? Riflessione, qualunque cosa. Un quesito molto semplice anche rispetto a tutta la tematica abbastanza molto limitata, però cosa pensa della cosiddetta carne coltivata e se questa potrebbe essere una cosa che modifica l'atteggiamento culturale del mondo vegetariano? Io sono assolutamente d'accordo con la carne artificiale, ridurrebbe enormemente lo strazio e quindi sono totalmente contrario ai vegani che la condannano. Le va bene come risposta? Sto spendendo come Paolo Ricci, non come il Papa però stavolta. Allora, come Germano Rossi mi accode, sono totalmente d'accordo con lei. La guerra, questo è il principio. È complesso, ma siamo assolutamente su quella linea. Vuoi parlare dell'animalismo o lo lasciamo? No, sentiamo quello che Sì. Davide, non voglio niente. Lui non il grande può- Scelli. No, vi ringrazio, io sono stato operato in bocca questa mattina, non posso parlare la prima volta, però se mi rinvitate torno. Davide, è un piacere averti qua, grazie di essere venuto. Non posso fare una domanda al volo? Certo. Sì. Perché no Gesù vegano? Ah, lo sapevo, ci ho già discusso moltissimo. Io sono con te, quindi... Però posso dire una cosa, che secondo me è un falso problema tra noi vegani, non dovrebbe essere un problema. Noi non potremmo mai essere sicuri di cosa fosse o di cosa non fosse Gesù. Se però la Chiesa davvero si evolverà come si augura questo Papa vegano, io credo che il pensiero che altri esponenti della spiritualità come Mahavira, come Buddha, come tanti altri abbiano compreso e allargato la compassione a tutti gli esseri viventi, sarà inevitabile che forse anche i cristiani, se vorranno continuare a credere nel loro Gesù, dovranno credere in un Gesù con una visione del mondo e della compassione molto più ampia. Allora, rispondendo come Papa, non c'è risposta perché io accetto i 4 Vangeli. I 4 Vangeli sinottici. Ho l'idea che i 4 Vangeli sinottici siano stati contraffatti e che a un certo momento sia stata espurgata tutta la parte che riguardava gli animali, non credo assolutamente.
Guarda, ti spiego io come la vedo, ok? Immagina che c'è una serie di palle qui intorno, c'è una palla centrale. Questa è la predicazione iniziale, originale di Gesù, d'accordo? Questa palla si spezzetta e raggiunge tutte queste palle, che sono le varie comunità cristiane. E questo messaggio che arriva, delle volte arriva contraffatto oppure falsato dalla memoria. E poi si vedono che nei Vangeli sinottici ci sono delle contraddizioni, no? Delle nette contraddizioni. Per ciò che riguarda i Vangeli gnostici, che generalmente sono stati scritti nel II secolo d.C., alcuni prima, quello della nascita di Gesù del 9, eccetera, io francamente credo che erano gente come me e come te, d'accordo, che vivevano in quel tempo e si ponevano le stesse domande che ci poniamo noi. Cioè, all'incirca è questa: ma com'è possibile che questi santi uomini non abbiano parlato degli animali? E a quel punto scrivi un Vangelo te, lo scrivi te il Vangelo, pensando di far del bene, e scrivi questo Vangelo dicendo Gesù ha detto questo e quest'altro. Ma insomma, la verità, almeno basandoci sui sinottici, la sappiamo, no? C'è il suicidio in massa dei maiali, c'è il figo distrutto, c'è stata tutta una serie di cose. Addirittura i vegani sono venuti fuori con l'idea che i pesci pescati erano, che sai che avete detto, palline di alghe. Siamo al ridicolo veramente. Più la storia comica del Pais, no? Quella classica del Pais, cioè che quando Gesù prende il bambino e dice se farete male a uno di questi, eccetera eccetera, la traduzione del Pais dice no, in aramaico non era bambino ma era un animaletto o roba del genere. Veramente siamo all'assurdo. Almeno guarda, io penso che non ci sia la necessità di questo, però ognuno crede a quello che vuole. Hai aperto un bel, con la poca voce. No, ma con lui l'abbiamo già discusso. Lo so. E so che probabilmente vorrebbe, ma non può contrapporre. Non riesco veramente, però adesso non ti sforzare con c'è più di 3 analgesici al giorno. Il problema è che mi è passato l'effetto dell'analgesico, mi fa male. No. Però adesso ti ringrazio per essere venuto. Aspetta, un'altra domanda. L'eresia catara, così Bellissimo. cosa si fondava? Come? L'eresia dei catari, di cui il mio libro di giornalista trattava, legato al pensiero di Simone Weil, che ne fa un saggio bellissimo dove dice che si perde un'occasione incredibile per l'Europa quando il papato e il re di Francia distruggono questo fantastico mondo che si stava creando in Occitania, dove il pensiero era di uguaglianza tra uomini e donne, non c'era una visione gerarchica della Chiesa e gli animali non venivano assolutamente né uccisi e credevano nella reincarnazione. Credevano come origine, anche lui credeva nella metapsicosi. Ci sono tante cose che la Chiesa Cattolica ha estromesso dal pensiero perché ha scelto delle altre cose e secondo me da un punto di vista politico è comprensibile perché l'abbia fatto, perché è diventata la religione di Stato dell'impero romano, che era un impero fondato sulla violenza più assoluta. Sì, ma c'erano 56 Vangeli che giravano, ma allora a quel punto scegli in base ai tuoi interessi, come si fa sempre, i politici scelgono in base all'interesse e al privilegio. Quindi i vegani dovrebbero riscrivere. Se tu vuoi scrivere, scusa, io l'ho fatto, lo sai che l'ho fatto, no? Ho scritto un Vangelo di Taddeo e l'ho mandato in giro, nella quale c'era una Maria, figlia di Malachia, che diceva a Gesù: ma Signore, perché ha distrutto il figo? Il figo non era la stagione, e quindi ha fatto una crudeltà. A quel punto intervenivano Giovanni e Pietro, gli dicevano: stai zitta donna, non è? L'ho mandato in giro e sapesse quanta gente ci ha creduto. Ma così si creano i Vangeli. Posso dire una cosa legata a quello che ha detto Maurizio anche all'inizio. E io credo che ci sia molto di vero questo, no? Le religioni sono delle proiezioni dell'umano per compensare anche delle angosce esistenziali. Poi queste religioni, queste figure religiose, è bene che crescano con la consapevolezza anche degli umani che se la inventano. Quindi nel 2500 a.C. ci stava che vedessimo un dio barbuto, giudicante, guerriero. Oggi mi auguro che ci si possa immaginare un'altra forma di divino se abbiamo bisogno del divino.
molto più legata a una compassione e a una gentilezza. Ma la cosa strana è che gli animalisti molti animalisti non sanno assolutamente niente del jainismo. Io non è che dico, io non sono credente, però dico, il jainismo è stata una religione profondamente cristiana, al punto che giravano con le campanelle ai piedi per non schiacciare le princesse, è stata una cosa incredibile. Ci sono ancora. Certo che ci sono ancora. Sua Santità io avrei una domanda. Sua Santità. Esatto, Sua Santità. In merito alla strage degli agnelli che ogni anno, anche nel 2033, persevera, qual è la sua posizione? Cosa pensa di poter fare per salvare queste bestiole? Io, essendo vegano, no? Essendo un papa vegano, farò il possibile perché questo non avvenga più, perché l'agnello è anche il simbolo di Gesù, quindi è incomprensibile che avvengano queste cose. L'uccisione degli agnelli è qualcosa di veramente orrendo, che va assolutamente evitato nei limiti del possibile, considerando che la normalità trova che l'agnello va sgozzato e mangiato. Aspettiamo un'enciclica su questo. Com'è? Un'enciclica. Faremo un'enciclica, perché no? Ma per adesso c'è stato, la facciamo insieme. Un papa precedente a lui, il Papa Ratzinger, che si è esposto in un'omelia dicendo che il Vangelo di Giovanni è attendibile, secondo gli lui era un grande teologo, tra l'altro riconosciuto dai tradizionalisti cattolici, no? Rispetto a Bergoglio, che invece è molto osteggiato. E lui ha detto in un'omelia ufficiale quindi che in realtà secondo i recenti studi Gesù è morto il giorno prima di Pasqua, cioè è morto il giorno di Pasqua e ha invece svolto la cena di Pasqua il giorno prima seguendo il calendario degli Esseni di Qumran, che erano vegetariani, e che quindi nel momento in cui lui è morto nello stesso momento in cui venivano sgozzati gli agnelli nel Tempio, e che quindi lui si è messo al posto di quegli agnelli che non dovevano essere più sgozzati. In effetti almeno questo è incontrovertibile, mentre gli ebrei hanno continuato a fare sacrifici animali, come spiegava Paolo prima, i cristiani non hanno mai fatto sacrifici animali nella loro tradizione. Ma non è che i macelli sì, prego. I macelli, esatto. Allora, sto ascoltando, ho trovato interessante ciò che diceva Paolo, però a me non me ne frega niente che un Papa che si abbia bisogno di fare riferimento a degli antecedenti, a delle posizioni, alle persone a cui vengono attribuiti dei ruoli importanti. È che secondo me, scusi, interrompo, se un Papa prende posizione, chi lo ascolta si potrebbe davvero forse cambiare Io qualcosa. non lo credo tanto questo, credo che però la mia posizione è un po' diversa. Credo che questi che vanno al supermercato e così non abbiano in considerazione la religione, il Papa, eccetera, hanno in considerazione soltanto il senso di appartenenza a continuare a ripetere certi atti che giustificano la loro esistenza in quanto appartengono a quello scempio e a queste cose. Il discorso a cui accennavo prima della tradizione, il ripetere delle cose che portano al riflessivo, si fa così, non si sa perché, ma questo diventa una verità assoluta e incomputabile da non mettere in discussione. Io non credo che potrebbe intervenire qualcosa, un cambiamento significativo perché un Papa dice una roba di questo genere. Scusi, te. No, certo, ognuno ha. Io credo che sia tanto forte la resistenza interna al cambiamento, a una posizione autonoma, che secondo me se un Papa dicesse queste cose andrebbero contro il Papa. Credo che sia prevalente questa ottusità tragica. Vediamo nel 2033. Speriamo. No, ma io non sono d'accordo su questo. Penso che un Papa vegano non è che travolgerebbe, ma aprirebbe un varco. Esatto, anche secondo me. No, è innegabile questo, sarebbe una cosa così scioccante e penso... No, ma e poi io e Maurizio abbiamo due punti di... Io penso che il veganesimo e il vegetarianesimo stanno aumentando e siano lui continua a pensare che tu dici non cambia nulla in effetti, vero? Questo stai dicendo. Allora, io credo che un cambiamento profondo, decisivo, non sia
non debba necessariamente avvenire. Tu hai una sorta di visione storicistica da un minimo a un massimo di eticità, una roba di questo genere. Secondo me non è così. Ci può essere qualche momento. Io credo che molte faccende legate al veganesimo, al vegetarianesimo, siano una stupida moda, stupida nel senso che è importante perché vengono uccisi meno animali, ma secondo me queste cose non sono profondamente complicate nella testa del bipede medio che è acefalo, crudele, e quindi davvero non credo che le cose vadano necessariamente. Mi chiedo perché debbono procedere verso il bene anziché verso l'orrore. Scusa, ne parlavamo insieme, io vivo in Inghilterra, d'accordo? Quando sono arrivato lì nel 66, quando c'erano i Beatles, se tu non mangiavi la carne, la gente rideva. Hai un'idea di quello che sta succedendo adesso? Vai in un grande magazzino e guarda quello che vendono, guarda cosa dicono i giornali. Il cambiamento logicamente non è così travolgente che a un certo punto tutti smetteranno di mangiare carne, ma si è aperto un notevole varco. È innegabile questo, le cose non stanno sempre alla stessa maniera, le cose stanno cambiando. Io ti dicevo però stamattina anche l'esempio dei 3 mesi di prova in Scozia della carne sintetica, quando poi hanno dichiarato che tale era non carne vera, naturale, e nessuno l'ha più voluta. Io credo che il bisogno di ribadire la propria superiorità, questo atto orribile, sia talmente forte che secondo me prevale anche su qualsiasi elemento di carattere scientifico, storico, prevale su tutto. Scusa, adesso le statistiche, d'accordo? Non fatte dal giornaletto degli Orsetti, ma da cose serie, danno l'8,2% di vegetariani e vegani in Italia, che è l'equivalente del partito della Lega o di Calenda. Mi sembra che cifre un po' alte. Guarda, aspetta, fammi finire. E la cosa che è incomprensibile non è tanto, c'è sicuramente una crescita enorme del veganesimo, io la penso differente, perché quello che a me sorprende è un'altra cosa, che questo 8,2% di vegetariani e vegani, che sono diciamo così lo zoccolo duro dell'animalismo, soccombe davanti allo 0,7% dei cacciatori, che è una cosa incomprensibile e veramente vergognosa. Questo è il punto, e il punto è questo. Ma guarda che nel mondo i vegetariani sono tanti, puoi riempire addirittura la Francia e la Germania i vegetariani che ci stanno al mondo. C'è il cambiamento. Io veramente scusa, lo devi aver visto pure te. Io sono romano, però vivo a Roma. Io vedevo i gatti crocifissi all'età mia, adesso quando ero bambino. Adesso le cose sono impensabili. Ci stanno gattare, canare, ci siamo noi. Le cose stanno cambiando. Io non è che sono super ottimista, non è che amo la specie, lo sai bene quello che penso della specie, hai visto i libri che ho scritto, no? Però penso che c'è un'evoluzione, e penso che un papa vegano, come ho pensato io che ci fosse, e forse un giorno ci sarà, penso che aprirebbe un notevole varco. Non è che cambierebbe tutta la Chiesa, aprirebbe un varco grande. Una domanda, quindi se ci sarà un papa vegano dirà che Gesù quindi se ci sarà un papa vegano dirà che Gesù era vegano. No, non lo dirà. Dirà la verità. Perché è un papa. La prima cosa che bisogna dire è sempre la verità. Dirà la verità. Ma che importanza c'ha se Gesù era vegano? Non posso argomentare. Ma non c'entra una cosa. È vero, riguarda il dogma comunque. No, riguarda anche altre cose che riguardano la religione. Sì, però ripeto, che importanza ha se Gesù si è esistito o meno per la storia? Che importanza ha se era vegano? Per tanti ce l'ha, una grande chiesa. Allora, quantomeno persone non autonome. Ma quante ce ne sono? Come dici giustamente tu, la gran parte delle persone non sono autonome di pensiero non sono allora le vostre riflessioni sono tanto importanti sul fatto che si possa dimostrare con i Vangeli apocrifi che Gesù lo era o non lo era. Questo può determinare il cambiamento. Può determinare un passaggio da un dogmatismo assoluto a qualcosa di molto più soft. E i dogmatismi assoluti sono una dei principali. Perché poi c'è un dogmatismo non assoluto, ma cosa dici?
il dogmatismo è assoluto e quindi quando si smette di essere così dogmatici e si insinua un dubbio rispetto a quello che il dogma racconta, si inizia a incrinare un potere di quel dogma. Ma scusa, Ratzinger non gli permettevano manco di avere i gatti nel Vaticano, lui amava i gatti, no? Sì. Però non me lo fa passare per un No, ma chi ha detto? vegetariano. Ho solo citato il fatto che l'omelia. non ha mangiato carne all'ultima cena non dimostra assolutamente niente. Insomma, rispetto agli agnelli di cui ti avevano chiesto, No, se tu leggi non dicono che cosa hanno mangiato all'ultima cena. Sì, lui dice che ha fatto una cena incruenta, lo dice Ratzinger, Tom, dimostrano sugli angeli che questo ma è no, vero. io ti dico l'omelia di Ratzinger. Ma poi può aver detto quello che vuole Ratzinger, ma non è vero. Se la carne diventa il pane, se il sangue diventa il vino, la metafora è più che evidente, no? Se non è vegana questa Il metafora, simbolo ti porta al di là di quello che è il È concreto. una follia. Stiamo a parlare se Ratzinger ha mangiato o meno la carne. No, Ci rendiamo conto. Ratzinger ha mangiato la carne, probabilmente. il suo ragionamento solipsista non Possiamo potrebbe solo dire cosa ci facciamo qua discutere allora, se non cambierebbe. Scusate, ci sono altre domande? Sì, c'era Sull'animalismo, c'è una domanda lì. Io sono completamente d'accordo con lei, Con me? sì, al 100%. Però quindi che futuro possiamo prevedere? Nulla cambierà? Allora, io cerco di fare qualche cosa, quello che posso per gli animali, e lui anche. Io credo che sia importante fare riferimento più alla capacità di sentire che non alle argomentazioni. Secondo me, per indurre un minimo possibile cambiamento, forse è meglio far vedere delle immagini per quanto possibile, sentire gli animali disperati che urlano e che soffrono. Le argomentazioni di carattere psicologico, di carattere storico, religioso, secondo me la cultura non ha un grande significato in questo senso rispetto al cambiamento, rispetto al sentire, alla capacità di provare compassione, forse perché è la parte, secondo me, questa del bipede che risente meno del danno della cultura. Ci vuole una mente molto devastata per non soffrire vedendo un animale sgozzato in un modo terribile, eccetera. Forse io farei più riferimento a questo, nella speranza di un minimo cambiamento, un'immagine, insomma, l'esperienza sensoriale rispetto a queste argomentazioni che a me infastidiscono. La scorsa settimana, 2 settimane fa, sulla Gazzetta di Parma hanno pubblicato una fotografia, una foto di Milan Ghirano, l'uccisione del maiale. E c'era proprio il maiale diviso a metà, con 2 belle ragazzine vicino che si facevano fare la fotografia. Io tutti quelli con cui ho condiviso, nessuno ha commentato, ho scritto alla Gazzetta, gli ho detto di vergognarsi. Sa, c'è anche molta difficoltà ad esporsi, a prendere una posizione, anche questo. Davvero è difficile anche dire io condanno, io provo orrore per questa cosa. C'è talmente bisogno forte del conformismo, del senso di appartenenza, che esporsi in questo senso per, ripeto, il bipede medio oligoprenico è molto difficile. Poi io sono anche d'accordo invece con il Papa quando dice che le cose lentamente ma cambiano, cioè è vero, io mentre vedevo che ho incontrato una persona con cui lavoravo anni fa e mi ha detto dove stai andando? Ho detto guarda, se vuoi venire sto andando lì, sarebbe venuto male. Ho smesso almeno di mangiare memore di quello che tutti i giorni dicevo e mostravo. Cioè, le cose cambiano piano, perché il nostro problema è che hanno dei ritmi di cambiamento per me inaccettabili rispetto al fatto che vorrei non vedere, non andare più in Via Verdi e vedere le porchette cioè, però stanno cambiando perché insieme a quelle c'erano comunque cibi anche legali, quindi innegabilmente dobbiamo secondo me non togliercela questa possibilità
che le cose stanno cambiando, perché se no... Che tu abbia ragione, secondo anche in base alla mia esperienza. Qui ci sono anche alcuni amici miei, cari, intimi, ai quali io da tanti anni parlo di queste cose. E con loro qualche cosa si modifica nel loro atteggiamento. Questo secondo me è il cambiamento possibile, attraverso questi confronti, queste spiegazioni. Queste sono cose, io vedo che soprattutto in questo senso qualcosina ho ottenuto, parlando di queste cose, come fai anche tu, come fanno alcuni di noi. Secondo me la signora ha fatto molto bene a scrivere alla Gazzetta, anche se poi inevitabilmente non ha ricevuto una risposta, però... È una testimonianza che magari anni fa non sarebbe accaduta. No, io non la leggo la Gazzetta, non quella nella sua risparmiata, ma la cosa orribile è che le ragazzine non si fanno fare la fotografia. Sì, come se stessero solo le... Sembrano cose impossibili, ma sono reali, no? Persone, vedere le foto, ritorno alla battuta di Cassa e Cinghiali, mi arrivano continuamente foto così, piccoli strappati alle gambe, dilaniati, delle cose inimmaginabili, però è così. E queste, peraltro, spesso sono persone civili, per così dire, che fanno queste cose, no? Nella norma che questo prevede è che la norma non viene problematizzata, viene accettata per quello che è. Davvero non sono dei criminali psicopatici ufficialmente questi, e invece lo sono. No, quello che tu non... l'importanza delle religioni in questo, dico, come la gente pensa, è determinante, lo capisci questo, no? Cioè, no, è determinante perché la Chiesa non ha mai condannato questi atti contro gli animali e quindi ha lasciato che le cose, ma se la Chiesa avesse preso una posizione ferma su questo, le cose sarebbero non totalmente differenti, ma molto differenti. Ma come diavolo fa la Chiesa, che fonda la sua esistenza sul fatto che l'uomo è altro, come diavolo puoi pensare che la Chiesa arrivi a prendere queste posizioni? No, io dicevo si fonda tutto su questo fatto che bisogna capire le radici di come queste cose si sono evolute, come la gente a un certo momento ha fatto delle scelte e sicuramente, io sto parlando delle religioni monoteiste, l'Islam, l'ebraismo, queste hanno avuto un enorme peso nelle scelte e le Sacre Scritture sono stati macigni micidiali in quella direzione. Non esisterebbero le religioni se non ci fosse no, ma non è solo le religioni, perché per esempio nella Cina comunista succedono le stesse cose. Ho una domanda? Sì, prego, scusi. Scusi, no, volevo rafforzare un po' anche quello che sta dicendo. Io sono convinta che la religione cristiana, come magari anche altre, ha avuto un periodo in cui era, non dico era rispettosa dell'animale, nel senso che i Vangeli sono meno cruenti rispetto all'Antico Testamento e c'è stata un'attenzione il solo fatto che Gesù venga visto in una mangiatoia sempre raffigurato con l'asino e il bue, i santi, c'è tutta una simbologia che dà importanza all'animale vicino al santo. Anche il nucleo familiare cristiano rurale dell'Ottocento pregava nella stalla e l'animale lo mangiava, però lo rispettava. Poi nel Novecento è cambiato tutto, secondo me. Io ho una mia teoria che è legata al fatto che per contrapporsi al grande ateismo che metteva l'uomo in contrapposizione alla religione, la religione cristiana ha detto e io pongo l'uomo sopra gli animali, soprattutto può gestire tutto. Questa è la mia teoria. Quello che volevo arrivare a dire, se Celestino VI ci sarà nel 2033, nel 2033, adesso sono 10 anni in meno. Quindi ci sono questi celestini, perché io ho una frequentazione di sacerdoti e li trovo tutti molto severi, cattivi, proprio hanno paura di parlare questo argomento, si compiacciono invece di dirmi ma tu gli animali, ci sono i bambini che stanno male, voi pensate agli animali. È classico. Però se un celestino papabile c'è, bisogna dargli la possibilità di esprimersi, di speriamo che venga. Collegarsi. Posso fare papa io? Cioè, veramente mi costringete a prendere un altro atto, mi andate a prendere una cosa, però adesso vi faccio vedere una cosa.
Allora, in biologia c'è una cosa che si chiama tasso di conversione. Chi è che sa che cos'è? Più o meno sì. Chi è che tu lo sai, ma non dirlo allora, non immaginavo. Voi lo sapete? No. Allora, per produrre 1 chilogrammo di carne ci vogliono, no, quello viene dopo, sono gli studi dove ti portano sempre per fregarli, perché poi vi dicono, ma voi con la soia fa il giro del mondo, no, rimaniamo fermi. Per produrre 1 chilo di carne di bue io devo dare come minimo 10 kg di o soia o mais. Quindi chi dice a lei, no, che vengono prima i bambini, lei deve rispondere che lei si occupa i bambini tutte le volte che mangia cibo vegetale, perché uno che mangia la carne mangia per 10 persone, quindi produce fame nel mondo. Per produrre un hamburger, e qua facciamo il salto dopo, no, ci vuole 1 metro di terra. Tra un po' la terra finirà, la terra è limitata. Quindi tutti quelli che vi dicono queste cose ignorano queste cose. Pensate addirittura che si arriva per 1 chilo di tonno, 38 kg di pesci vengono dati al chilo di pollo. Scusate, al chilo di tonno. Purtroppo sono messo così oggi. Quindi se vogliamo mangiare tutti, secondo me aumentiamo di numero, perché poi anche lì bisogna decidersi, cioè o si riduce l'incremento demografico e tutti mangiano carne, oppure tutti devono mangiare verdure. E stanno diventando vegetariani, tanti, proprio per quello. Spiega cos'è la biomassa, lo sai cos'è la biomassa? Lo so. Spiega. La biomassa è tutto ciò che viene prodotto dalle forme naturali presenti sulla Terra, quella è la biomassa. Quello che nessuno sa è che invece che la materia inerte, la produzione di materia inerte, cioè tutti gli oggetti che noi abbiamo prodotto, no? E produciamo ogni anno, hanno superato la produzione della biomassa. Naturale. La Terra è un grande motore che funziona con l'energia solare. 10.000 anni fa eravamo il... No, scusa, nel senso che la stragrande maggioranza della biomassa sì, la stragrande non è carnivora, di questo devi spiegare. La stragrande maggioranza della biomassa non è carnivora, certo, i carnivori sono pochissimi, sono pochi. 2,6 sono gli animali della totalità. No, ma adesso poi soprattutto della biomassa fanno parte, sono solamente animali d'allevamento, ormai la percentuale di animali selvatici, leggevo l'altro 4%. giorno, sì, ma appunto, cioè, i mammiferi, noi abbiamo istituito praticamente 5 mammiferi su 6, 5 specie di mammiferi su 6, quindi praticamente noi stiamo distruggendo completamente la biodiversità. Scusa, il fatto per esempio che io facevo questo errore, no? Dicevo, tutti divorano tutti, no? Nel senso che pensavo che gli animali mangiavano, ma poi ho scoperto che nella biomassa la presenza degli animali e gli umani è circa il 2,6% della totalità e sono più gli animali non carnivori di quelli carnivori. Quindi il carnivorismo all'interno della biomassa è minimo, ma la gente non lo sa questo, perché la presenza degli alberi è enorme. Questa è l'idea della biomassa, che il carnivorismo è estremamente limitato nella terra. Una minoranza. Certo, perché è l'apice della catena alimentare, per cui siccome quando sali sulla catena alimentare, per quello che tutti compri, cioè per esempio parliamo dei grilli, poi ho capito perché è la storia dei grilli, no? Adesso tutti parlano di fare carne dei grilli, quindi io cosa faccio? Cioè io coltivo la terra, poi dopo produco della farina per poi dare da mangiare i grilli per fare della farina di grilli, ma è un ragionamento scemo. Quindi dietro a questo ragionamento c'è, quindi se io mangio direttamente la farina, ti dico no, ma sono proteine nobili, ma si sta. Tu stai facendo una cosa comunque scema, ma cosa c'è dietro questo ragionamento? Che siccome gran parte del cibo che noi produciamo viene buttato via, loro pensano di riciclarlo, come hanno fatto ai tempi della mucca pasta con le mucche stesse, e trasformarlo in mangime per i grilli. Questo è il punto. Grazie. Ok, grazie.
Grazie. Il discorso della biomassa è interessante perché veramente abbiamo questa ossessione del carnivorismo che è estremamente limitata nella Terra. Ultime domande? C'è qualcuno che vuole ancora? Se no vi ringraziamo, vi salutiamo. Vorrei dire che saranno pubblicati brevemente, a breve, 2 libri di Paolo Ricci, Phobos e il Gesù clonato. Non ricorda di quale sia la casa editrice, però Gesù clonato lo troveremo su internet. Vabbè, adesso non luglio poi lo faccio sapere. C'era quel signore che voleva dire una cosa, voleva fare un annuncio. Devo farvi un invito, sì, scusa. in realtà, che adesso lo trovo un attimo anch'io perché l'ho perso sul cellulare, ecco, mi sembra abbastanza anche in tema, perché c'è uno spettacolo che verrà fatto giovedì 4 maggio alle 20:45 al Teatro di Felegara, Teatro Verdi di Felegara, che si intitola Il suolo minacciato. È un breve cortometraggio fatto da Nicola Dall'Olio che parla dell'allarme contro il consumo di territorio, ma non in generale, nella provincia di Parma. Il consumo di territorio che si sta tentando di fare da parte di grosse aziende della logistica, non solo, ma anche di aziende ad esempio nel campo dei salumifici, è veramente una cosa da contrastare secondo noi. Io faccio parte di una delle associazioni che sta sostenendo il non consumo di suolo, o eventualmente qualche volta anche il ritorno al suolo naturale dove c'è un'inutile cementificazione non più utilizzata. Fra queste associazioni che promuovono questa serata c'è ad esempio il WWF, c'è Legambiente, c'è la mia associazione che è Parma Città Pubblica, c'è ADA, l'associazione delle donne ambientaliste, anche il No Cargo, eccetera. Quando è l'incontro, scusa? L'incontro, lo ripeto, è giovedì 4 maggio alle 20:45. Dove? Felegara, nel teatro pubblico di Felegara, che è il Teatro Verdi. Grazie. Grazie. Prego, grazie a voi. Allora vi ringrazio per essere presenti, grazie. Mi seguite agli spettri. Lo so, però Chissà, lo dovrei fare, io lo dovrei fare. Però c'è anche lì. Tu come stai? Dai, uno di questi giorni usciamo